Figlio, dice lo Spirito Santo, sta attento a conservare il tempo, che è la cosa più preziosa e il dono più grande che può dare Dio ad un uomo che vive. Anche i gentili conoscevano quanto vale il tempo. Il tempo è un tesoro, che solamente in vita si trova, non si trova nell'altra, né nell'inferno, né in cielo. Nell'inferno questo è il pianto dei dannati, o si daretur ora. Pagherebbero ad ogni costo un'ora di tempo, in cui potessero rimediare alla loro ruina, ma quest'ora non l'avranno mai. Nel cielo poi non si piange, ma se potessero piangere i beati, questo sarebbe il loro solo pianto, l'aver perduto il tempo in questa vita, in cui poteano acquistarsi maggior gloria, e che questo tempo non possono più averlo. E voi, fratello mio, a che spendete il tempo? Perché quel che potete far oggi, sempre lo trasportate al domani? Pensate che il tempo passato già scorso non è più vostro, il futuro non sta in vostro potere, solo il tempo presente avete per far bene. Quid de futuro miser praesumis, ne avverte San Bernardo, tanquam pater tempora in tuo posuerit potestate? E Sant'Agostino dice, diem tenes, qui oram non tenes. Come puoi prometterti il giorno di domani, se non sai se ti tocca neppure un'altra ora di vita? Dunque conclude Santa Teresa e dice, se oggi non stai pronto a morire, temi di morir male. Non vi è cosa più preziosa del tempo, ma non vi è cosa meno stimata e più disprezzata dagli uomini del mondo. Questo è quel che piange San Bernardo. Vedrai quel giocatore stare i giorni e le notti a perdere il tempo nei giochi, se gli dimandi, che fai? Risponde, passiamo il tempo. Vedrai quell'altro vagabondo trattenersi per ore intere in mezzo ad una strada a guardare chi passa, o a parlare osceno o di cose inutili, se gli dimandi, che fai? Risponde, ne fo passare il tempo. Poveri ciechi, che perdono tanti giorni, ma giorni che non tornano più. O tempo disprezzato, tu sarai la cosa più desiderata da mondani nel tempo della morte. Desidereranno allora un altro anno, un altro mese, un altro giorno, ma non l'avranno, sentiranno allora dirsi, tempus non eri tampius. Ognun di costoro quanto pagherebbe allora un'altra settimana, un altro giorno di tempo, per meglio aggiustare i conti della coscienza? Anche per ottenere una sola ora di tempo, dice San Lorenzo Giustiniani, costui darebbe tutti i suoi beni. Ma quest'ora non gli sarà data, presto, gli dirà il sacerdote assistente, presto partitevi da questa terra, non v'è più tempo. Pertanto ci esorta il profeta a ricordarci di Dio e a procurarci la sua grazia, prima che manchi la luce, memento creatoris tui, antequam tenebrescat sol, et lumen. Allora la morte sarà per lui tempo di notte, in cui non potrà fare più niente. La coscienza allora gli ricorderà quanto tempo ha avuto, e l'ha speso in danno dell'anima, quante chiamate, quante grazie ha ricevute da Dio per farsi santo, e non ha voluto avvalersene, e poi si vedrà chiusa la via di fare alcun bene. Onde dirà piangendo, o pazzo che sono stato! O tempo perduto! O vita mia perduta! O anni perduti, in cui potea farmi santo, ma non l'ho fatto, ed ora non c'è più tempo di farlo. Ma a che serviranno questi lamenti e sospiri, allora che sta per finire la scena, la lampana sta vicina a smorzarsi, e il moribondo sta prossimo a quel gran momento da cui dipende l'eternità? Bisogna che camminiamo nella via del Signore in vita, or che abbiamo la luce, perché poi questa si perde in morte. Allora non è tempo di apparecchiarsi, ma di trovarsi apparecchiato. E stote parati. In morte non si può far niente, allora quel che è fatto. Oh Dio, se taluno avesse la nuova che tra breve ha da trattarsi la causa della sua vita, o di tutto il suo avere, come s'affretterebbe per ottenere un buon avvocato, per far intesi i ministri delle sue ragioni, e per trovar mezzi da procurarsi il lor favore? E noi che facciamo?
Sappiamo certo che tra breve, e può essere ad ogni ora, si ha da trattar la causa del maggior negozio che abbiamo, che è il negozio della salute eterna, e perdiamo tempo? Dirà taluno, ma io son giovane, appresso mi darò a Dio. Ma sappiate, rispondo, che il Signore maledisse quel fico, che trovò senza frutto, ancorché non fosse tempo di frutti, come nota il Vangelo. Con ciò volle Gesù Cristo significarci che l'uomo in ogni tempo, anche nella gioventù, deve render frutto di buone opere, altrimenti sarà maledetto e non farà più frutto in avvenire. Oggi Dio ti chiama a fare il bene, oggi fallo, perché domani può essere, o che non vi sia più tempo, o che Dio non ti chiami più. E se per lo passato, per tua disgrazia, hai speso il tempo in offendere Dio, procura di piangerlo nella vita che ti resta, come propose di fare il re Ezechia. Quel che puoi far oggi, non dire che puoi farlo domani, perché quest'oggi sarà perduto per te, e più non tornerà. Ricordate che il tempo è un dono prezioso, una risorsa che può plasmare il nostro destino spirituale. Con le parole di Sant'Alfonso, cerchiamo di abbracciare ogni momento con gratitudine e consapevolezza, imparando a vivere nel presente con un cuore aperto e una mente illuminata. Che queste frasi ci guidino nel nostro cammino, ispirandoci a rendere ogni istante significativo e a coltivare un rapporto più profondo con la spiritualità. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un commento con le vostre riflessioni e non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo al prossimo video, e che il tempo sia per voi un alleato nella ricerca della verità e della pace interiore.